Una partita di Serie B tedesca con 25.000 tifosi ospiti e 75.000 spettatori totali. Abbastanza impressionante, direi, Questo è stato il pretesto che mi ha portato a mettere piede per la prima volta a Berlino. A livello calcistico è la capitale europea che non vince un titolo nazionale da più tempo. Una città orfana di club blasonati, ma con oltre 400 squadre registrate e ben oltre 350 campi sportivi. In questo viaggio ne visiteremo 2, riuscendo ad assistere a un derby berlinese tra 2 squadre storiche, ma che per 28 anni si sono trovate dalla parte opposta di un muro, e ad un big match di Zweite Bundesliga. Un weekend di calcio ma non solo, perché a Berlino, più che in altre città, vale veramente il detto: chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio. Un weekend, quello che sta per iniziare, che mi ha sorpreso sotto tanti punti di vista. Innanzitutto scoprire che stanno effettivamente costruendo il nuovo stadio del Venezia, che in Italia non è così tanto scontato, ma poi realizzare quanto sia economico raggiungere la capitale tedesca. Tra Flixbus, voli e mezzi in loco, nonostante li abbia prenotati una settimana prima, sono rimasto ampiamente sotto i 100 euro totali. Anche sul fronte alloggi, scegliendo una zona centrale come Alexanderplatz, Berlino non delude sul rapporto qualità-prezzo. Sto posto 35 euro notte a testa, devo dire che è tanta roba. Soprattutto se confrontato a Londra, dove vi porterò nei prossimi episodi per dei weekend a dir poco clamorosi. Ore 8:57 del giorno dopo in cui siamo arrivati, perché siamo arrivati già ieri sera. Inizia il nostro tour all'interno del calcio berlinese, ma non solo, perché la mattina la spenderemo per fare un giretto anche della città. Infatti adesso direzione Porta di Brandeburgo. Comunque abbiamo beccato una Berlino così grigio che non si vede neanche la torre della televisione. Nella prima tappa del tour berlinese si vede già la prima sciarpa che occuperà il settore ospiti all'Olympia Stadium, che è il ragazzo là dietro, sciarpa dello Schalke 04. A pochi passi dalla porta di Brandeburgo si erge il Palazzo del Reichstag. Il suo incendio nel 1933 fu il pretesto decisivo che consegnò a Hitler i pieni poteri, aprendo la strada al Terzo Reich. Il regime riformò anche il campionato di calcio, riorganizzandolo in 16 Gauligen, leghe regionali modellate sui nuovi distretti del Reich. In questo nuovo ordine emerse più di tutte una squadra operaia della Ruhr, proprio lo Schalke 04, che tra il 1934 e il 1942 vinse 6 titoli nazionali, diventando uno dei club simbolo e più tifati della Germania nazista. Comunque si vede questo sticker, è bello fresco. Se ci pensate, 25.000 spettatori ospiti per una partita di Serie B è follia. Cioè in Italia non potrebbe mai succedere. 1, perché non ci sono settori ospiti così capienti, e 2, perché non ci sarebbe così tanta gente che si mobilita a vedere una partita normale di campionato. È vero anche che lo Schalke in questo momento è primo in classifica. Già di prima mattina tantissimi tifosi dello Schalke incrociati per la città, ma con loro ci ricongiungeremo più tardi, non prima di aver scoperto l'incredibile storia del calcio berlinese. Se nella zona di Alexanderplatz molti più sticker erano quelli dell'Union, qua nella zona della stazione centrale è tutto Hertha. Guardate sto palo ricoperto clamorosamente di sticker. In verità al momento la rivalità, diciamo, cittadina è quella tra Hertha e Union, ma è una cosa abbastanza recente, in quanto l'Union ha avuto una crescita e una popolarità che è arrivata di fatto dal 2019, quando è avvenuta la prima promozione in Bundesliga, mentre l'Hertha è la squadra un po' più storica di Berlino, con cui il vero derby, che poi era anche un confronto tra Berlino Est e Berlino Ovest, era con la Dinamo Berlino, che è la squadra che andremo a vedere dopo nell'amichevole. Amichevole che verrà giocata contro il Tasmania Berlin, altra squadra di Berlino Ovest, che ha una storia tutta particolare
soprattutto un aneddoto che raccontiamo dopo quando arriviamo in zona partita. Nonostante lo scoppio della seconda guerra mondiale, il calcio a Berlino non si fermò. Seguì il modello delle Gauligen, ampliandosi di pari passo con l'annessione dei nuovi territori, fino a raggiungere 31 gironi, tanto che nel 1941 a laurearsi campione di Germania fu Rapid Vienna. Ma con la fine del conflitto, quella mappa che si era allargata a dismisura venne ridisegnata, assegnando la parte ovest agli alleati vincitori della guerra e la parte est all'Unione Sovietica. La riorganizzazione toccò ovviamente anche il calcio, con la nascita delle Oberlighe. Berlino, nonostante si trovasse nella Germania dell'Est, non poteva essere lasciata interamente ai comunisti e venne divisa in due, passando da capitale di un impero a ritrovarsi divisa tra democrazia capitalista e socialismo, dove strade, vite e anche le squadre di calcio vennero separate da un confine che nel 1961 divenne cemento. Inevitabilmente la costruzione del muro nel 61 impattò tantissimo sul calcio berlinese, tant'è che la parte est giocò il campionato della Germania dell'Est, DDR Oberliga, a cui fecero parte la Dinamo Berlino, che vedremo dopo contro il Tasmania, che vinse 10 campionati consecutivi con più di qualche aiutino arbitrale, perché il presidente della squadra della Dinamo era anche il capo della Stasi, che era la polizia segreta della DDR. La Dinamo, dopo un primo periodo di insuccessi, dominò il campionato dal 78 all'88, non solo grazie agli arbitri, ma anche al doping di Stato, che rese famosa la Germania dell'Est alle Olimpiadi, e ai trasferimenti forzati provenienti dalle dirette concorrenti, come la Dinamo Dresda e l'Union Berlino. Anche per questi motivi, Union ed Hertha, a differenza di oggi dove sono la rivalità più importante in città, erano amici oltre il filo spinato, con un nemico in comune, appunto la Dinamo Berlino. Mentre per quanto riguarda la parte ovest di Berlino, l'Hertha era la squadra che dal 63 rappresentava la città nella Bundesliga. In parte già raccontato nell'episodio sul Monaco 1860, che vi lascio nelle schede finali, la Bundesliga nasce nel 1963 con l'obiettivo di introdurre il girone unico nazionale e un'apertura graduale al professionismo, in un sistema che probabilmente non era ancora pronto a gestirlo. Vengono infatti introdotti tetti salariali e limiti di spese, che però molti club aggirano sotto banco. Tra questi c'è proprio l'Hertha Berlino. In piena guerra fredda, Berlino Ovest doveva avere una squadra in Bundesliga. Era una questione simbolica, politica ancora prima che sportiva. Il problema è che l'Hertha, per attirare giocatori in una città isolata dal muro e raggiungibile solo per via aerea, dovette ricorrere a incentivi economici irregolari. Tempo 2 anni e la DFB scoprì un pesante ammacco nei bilanci e la sentenza fu drastica: retrocessione. A quel punto però sorse un problema politico. Berlino Ovest non poteva restare senza rappresentanza nella massima serie. E quindi per questioni politiche dovevano far risalire una squadra della Berlino Ovest e fu il Tasmania, che evidentemente non era abbastanza pronta per affrontare il campionato di Bundesliga e registrò tutti i possibili record negativi. Un primato che simpaticamente i tifosi del Tasmania volettero difendere, tra l'altro proprio nella partita in cui andremo a vedere stasera, ovvero un Hertha Berlino-Schalke, in cui lo Schalke stava per battere il record e si misero fuori dall'Olympia Stadium con dei cartelloni come per dire non batteteci il record negativo. Qua siamo già quella che era Berlino Est e ci sono molti più sticker dell'Union, ce ne sono veramente un sacco. C'è proprio questa divisione, anche se molti dicono che con l'Union, che sta giocando anche la Champions League, stiano guadagnando consensi. Online si può trovare questa mappa, seppur con numeri risalenti al 2014, ancora oggi ben rappresenta la divisione della città in termini di tifo, ma seppur molto attuale per quanto riguarda la distribuzione, il numero di soci per entrambe è sostanzialmente raddoppiato. Oggi l'Union, pensate, conta addirittura 70.000 soci. Comunque, se gli sticker sono un po' il termometro per capire in che zona siamo a Berlino, il Doner Kebab è il termometro per capire un pochettino l'inflazione. Infatti anche i tifosi tedeschi avevano fatto un banner a difendere oltre la regola 50+1, ma anche il prezzo del doner che sta salendo a causa inflazione. E per salvaguardarci da questo problema e non solo, possiamo affidarci a Scalable Capital, broker e banca tedesca regolamentata dalla BCE, e tra l'altro ha sede anche a Berlino.
Partner di questo video, Scalable è diventato uno degli strumenti più validi con cui gestisco i miei risparmi e le mie finanze. In primis, i soldi che rimangono sul conto vengono comunque valorizzati da un tasso di interessi che è in linea con quello fornito dalla BCE, che in questo momento è al 2% annuo. Cosa molto importante perché ci permette di non far perdere troppo valore d'acquisto ai soldi che manteniamo fermi sul conto. Ma oltre agli interessi sulla liquidità non investita, Scalable ci permette anche di investire in maniera attiva su azioni ed ETF. In descrizione troverete un link per scaricare Scalable, ma anche una guida creata da loro sugli ETF per cominciare a investire in maniera consapevole. With chili? Ok. Beh, possiamo dire 6 euro, ma sono delle bombarde. Comunque, tra l'altro, la partita viene disputata vicino al parco, che era un ex aeroporto che poi la comunità ha spinto per farlo diventare un parco, e siamo nella comunità turca, quindi posto migliore in cui potevamo prendere il kebab probabilmente non c'era. 6 euro, ci sta. Kebabbone finito, clamoroso, ottimo rifornimento per andare in direzione prima partita. Costerà il biglietto per una partita amichevole o sarà gratis? Con il passare delle ore ho forse capito il perché dei voli e hotel economici. Andare a Berlino nel gennaio più freddo degli ultimi 15 anni è stata una scelta forse rivedibile. Probabilmente anche per questo l'affluenza dei tifosi di Dinamo e Tasmania ha lasciato un po' desiderare. Allora, alla fine l'amichevole è letteralmente un amichevole anche per quanto riguarda gli spalti, non c'è così tanta gente, ma ci permette di raccontare un simpatico aneddoto legato al Tasmania, che come detto ha registrato i record più negativi della Bundesliga, e un record per quanto riguarda le prime apparizioni con 80.000 tifosi all'Olympia Stadium, per arrivare alla fine del campionato, quando le stavano perdendo tutte, a 800 tifosi che li seguivano. Comunque lo stadio dove dovrebbero giocare le partite solitamente, quello in erba, è abbastanza carino, piccolino, contenuto, però con le tribune da entrambi i lati del campo, anche dietro c'è un po' di curva. In ogni caso, un nuovo stadio sbloccato per gli amanti del ground hopping. Proverò a tornarci durante il campionato, magari proprio con chi sul calcio berlinese ci ha scritto pure un libro. Io sono arrivato qua impreparato, ma non troppo, perché Damiano, amico, ha vissuto a Berlino 5 anni se non sbaglio, ha scritto questo libro, La città senza derby, che è la base su cui mi sto informando un pochettino sugli aneddoti che racconterò e che sto raccontando in questo video. Damiano nel libro racconta principalmente anche dei bassi fondi del calcio berlinese, che ricorda un pochettino Londra, perché ha un botto di squadre, un botto di campi e quindi tante opportunità di arricchire il weekend calcistico. Dobbiamo andare. Ultima tappa del giro pre-partita per sfuggire dal freddo, per proteggerci dal freddo, sciarpa dell'Erta. Allora, di base la sciarpa è il cimelio che tendo a preferire per un aspetto economico, la maglia sono 100 eurozzi, ma in particolare in Germania mi sento quasi obbligato ad averla, perché c'è questo senso di comunità che secondo me in Italia un pochettino manca, dove praticamente tutto lo stadio va alla partita con la sciarpa, e c'è la sciarpata in cui tutti la alzano. A maggior ragione però oggi serve anche per proteggerci da un freddo umido abbastanza pungente. Arrivati fuori dallo stadio, mi sa che devo aver sbagliato qualcosa, perché ci sono solo tifosi dello Schalke. Comunque prima birretta pagata 4,50 € fuori dallo stadio, c'è tantissima gente per essere ancora molto presto rispetto al kick-off. Palesemente ero finito a
all'entrata del settore ospiti. È un errore da principiante, ci sta. Prima volta all'Olympia Stadium. Stadio che penso non abbia bisogno di presentazioni, voluto da Adolf Hitler per le Olimpiadi del 36, ha visto gli ori di Owen, ha visto il mondiale dell'Italia, ha visto l'Hertha Berlino giocarci l'inizio della Bundesliga dal 63 e tante altre squadre di Berlino, anche il Tasmania come abbiamo detto prima. E niente, mi hanno interrotto dei ragazzi che mi hanno regalato degli sticker dell'Hertha. Comunque vabbè, è uno stadio che non ha bisogno di presentazioni e ci abbiamo vinto un mondiale. Non vedo l'ora di essere dentro. Ok, thank you. Thank you. Seconda birretta, pagata un bel po', 7 qualcosa, ma perché c'è la cauzione del bicchiere che poi se la torni ti tornano i soldi. Comunque la situazione qua è molto carina, perché è come se fosse un po' gli stadi italiani che fuori dallo stadio è il paninaro, ma qua i paninari ce li hai dentro. Una volta già passati i tornelli c'è tutti i paninari qua nel giardino, ci sta, puoi entrare anche un po' prima e passartela qua. Proviamo a vedere un po' com'è l'ingresso. L'amoroso, bellissimo. Allora vi dico la verità, il biglietto che ho preso era uno dei 500 che rimaneva, era quello più vicino possibile alla curva. È in verità considerato curva sulla mappa, ma l'entrata è diversa, c'è una vetrata che mi separa da Lost Curve, che è la curva appunto dell'Hertha. Però dai video che ho visto anche qua c'è partecipazione, più che altro era l'unico disponibile, quindi meglio di così non si poteva fare. Ho notato che nella Host Curve ci sono dei cartoncini, penso sia per una coreografia per Kai Bernstein, non so se si pronunci così, però era il vecchio presidente dell'Hertha, che però è venuto a mancare giovanissimo, a meno di 50 anni, 2 anni fa se non sbaglio, e lui era un ex ultras, era parte della Host Curve ed è diventato presidente, e anche grazie al suo passato in curva cercò di mediare su aspetti come per esempio la pirotecnica, quindi era molto amato dalla gente dell'Hertha. Purtroppo è venuto a mancare per un arresto cardiaco e l'anniversario era proprio ieri, quindi oggi penso che sarà una coreografia dedicata a lui. Di fatto Kai è stato il presidente dell'Hertha per solo 1 anno e mezzo, venendo eletto a 6 mesi dalla retrocessione in Zweite Bundesliga, ma per il mondo Hertha, in un momento di forte disammoramento, fu una ventata d'aria fresca. Iconico fu il gesto di piantare un albero di melo davanti alla sede della squadra, un albero a simboleggiare la speranza biancoblù, invitando tutti i tifosi dell'Alte Dame, la vecchia signora, ad annaffiarlo. Anche grazie a lui l'ambiente si ricompattò nella difficoltà, superando la soglia dei 50.000 soci. Abbastanza impressionante direi, Serie B, bravo, siamo anche in una capitale europea, quindi tantissima roba. Ma la bellissima coreografia, che doveva essere preludio a 90 minuti di spettacolo sul campo e sugli spalti, segna l'inizio di un inspiegabile silenzio. Nel giro di qualche istante noto che in entrambe le curve tutte le pezze dei gruppi sono state ritirate e nella Host Curve la gente inizia a far posto ad una scritta composta con i cartoncini della coreografia. Neanche qua sanno cosa stia succedendo, deve essere stato qualche problema con la polizia. Infatti io quando ero fuori a prendere una delle birrette prepartita ho visto alcuni agenti correre, non ho idea di cosa stia succedendo. Arrested from the police. Ah, ok.
La scritta pian piano prende forma e senso, grazie anche al messaggio di Damiano, che mi ha confermato come nel pre-partita ci fossero stati scontri con la polizia, con uso di spray al peperoncino e diversi feriti. E a conferma di quanto in Germania siano divisi dai colori ma uniti negli ideali, seppur gli scontri erano avvenuti nella sola tifoseria dell'Hertha, anche gli ospiti si sono uniti alla protesta, che purtroppo è durata tutta la partita. Vi lascio immaginare il mio stato d'animo per essermi trovato in questa situazione dopo aver prenotato un viaggio a Berlino appositamente per assistere al tifo tedesco. Ma per fortuna ho fatto amicizia con Felix e sua madre, che oltre ad avermi offerto anche una birra, mi hanno mostrato in quali partite tornare in futuro, tenendomi compagnia durante tutti i 90 minuti. Cheers! Che per chiudere il quadro delle sfighe sono pure finiti 0-0. Rimane comunque il bel ricordo di un primo approccio alla città e al calcio berlinese, sperando di tornare presto. Questo viaggio si conclude qui, ma preparatevi che nei prossimi episodi le cose andranno decisamente meglio.